Ciao ragazzi e benvenuti o bentornati sul canale. In questo video parliamo di un tema molto importante legato al trading e che spesso viene tralasciato soprattutto quando si fa trading manuale, ma che può fare davvero la differenza tra guadagnare e perdere del denaro. Stiamo parlando del backtest ed in questo video vi darò una dimostrazione pratica della sua importanza analizzando una strategia trovata qui su YouTube. Inoltre, per chi rimarrà fino alla fine del video, abbiamo preparato una sorpresa che sicuramente apprezzerete, per cui rimanete fino alla fine e ovviamente fateci sapere cosa ne pensate scrivendo un commento qui sotto. Prima di cominciare vi ricordo che all'indirizzo www.astrading.net potete visitare il nostro nuovo sito web in cui potete trovare maggiori informazioni in merito ai servizi che offriamo per supportarvi sia nel settore degli investimenti che del trading automatico. Per cui vi invito a farci un salto dopo aver visto il video. Bene, ora possiamo finalmente cominciare. Come tutti saprete, trovare strategie di trading gratuite è facilissimo. È possibile trovarle nei vari libri sul trading, in diversi siti web o anche qui su YouTube. Ce ne sono tantissime. Questo è sicuramente positivo, in quanto per trovare spunti operativi o nuove idee è sufficiente scrivere strategie di trading in Google e in pochi secondi abbiamo l'imbarazzo della scelta. Il problema è che non tutto quello che troviamo è effettivamente valido. Magari lo era in passato, ma non lo è più ora, oppure non lo è mai stato. E questo significa che se applichiamo la strategia che ci ha dato più fiducia tra le tante che abbiamo trovato, rischiamo di perdere del denaro prima di renderci conto che effettivamente la strategia non è redditizia. Per risolvere il problema e quindi per utilizzare la strategia con una consapevolezza maggiore in merito alla sua efficacia, sappiamo tutti che la prima cosa che dobbiamo per forza fare è un suo backtest, che in poche parole consiste nel verificare le performance della strategia nel passato, andando a cercare per un certo lasso di tempo, che può essere di un mese, un anno o più anni, in base alle caratteristiche della strategia, tutti i setup di ingresso e uscita dal mercato, simulando l'apertura e la chiusura degli ordini come se stessimo operando in tempo reale. Al termine del backtest avremo raccolto moltissime informazioni relativamente alle performance della strategia e potremo trarre delle conclusioni importanti. Prima fra tutte capiremo se la strategia può con buona probabilità portarci dei profitti o se invece può, sempre con buona probabilità, farci perdere del denaro. Le considerazioni da fare sono diverse, ma sicuramente una strategia che durante il backtest ha realizzato una curva dell'equity costantemente inclinata verso il basso è da evitare, mentre se invece ha realizzato dei guadagni con costanza registrando dei drawdown limitati o comunque tollerabili relativamente alla nostra propensione al rischio, può diventare una candidata per procedere con ulteriori analisi o per utilizzarla da subito direttamente a mercato. Chiaramente le performance passate non danno mai nessuna garanzia in merito ai risultati futuri, ma è sempre meglio utilizzare qualcosa che nel passato ha lavorato bene, piuttosto che qualcosa che ha dimostrato di essere perdente. Le modalità per portare a termine un backtest di una strategia di trading sono solamente due. O si svolge manualmente, aprendo il grafico dello strumento finanziario a partire da una certa data e verificando candela dopo candela se le condizioni di ingresso sono verificate e poi gestendo l'ordine fino alla chiusura, oppure si crea un programma di trading automatico, ovvero un trading system, che ci permette di svolgere un backtest in pochi minuti e con la massima affidabilità. Bene, ora che abbiamo parlato dell'importanza di verificare una strategia prima di investirsi del tempo e del denaro, vorrei mostrarvi un esempio pratico partendo da una delle tantissime strategie di trading disponibili qui su YouTube. La strategia che ho analizzato l'ho trovata sul canale FX Accurate US, un canale sicuramente ben fatto in cui vengono presentate moltissime strategie di trading e spunti operativi. La strategia che ho scelto è basata sull'indicatore CCI, cioè il Commodity Channel Index, più due medie mobili esponenziali. La scelta del canale, così come della strategia, è del tutto casuale, non me ne voglia l'autore. Semplicemente cercando su YouTube ho trovato questa strategia che è spiegata in modo chiaro
e non è troppo complessa ed ho quindi deciso di analizzarla un po' più in profondità. Ora non vorrei dilungarmi troppo sulle regole, in quanto potete facilmente trovare il video online con la spiegazione completa. Ad ogni modo la strategia viene applicata al cross euro-dollaro su time frame orario e le regole dicono di aprire un ordine di acquisto quando le due medie mobili esponenziali, una da 9 e l'altra da 12 periodi, una volta incrociate si trovano con quella veloce sopra quella lenta, indicando un movimento rialzista, e allo stesso tempo il CCI ha un valore superiore a 0. Una volta aperto l'ordine buy si posiziona lo stop loss sul minimo locale più vicino e il take profit in modo da avere un rapporto profitto-perdita pari a 1.5. Allo stesso modo, ma al contrario, si apre un ordine sell quando le medie, sempre dopo l'incrocio, si trovano con quella da 9 periodi sotto quella più lenta da 12 periodi, indicando un trend ribassista, ed il CCI ha un valore inferiore a 0. Una volta aperto l'ordine sell, lo stop loss va posizionato sul massimo locale più vicino, mentre il take profit viene posizionato anche in questo caso in modo tale da avere un rapporto profitto-perdita pari a 1.5. Ok, molto bene. Ora ipotizziamo di aver visto il video della strategia il 25 luglio 2021, data in cui è stato pubblicato, di averla trovata interessante e allo stesso tempo semplice da applicare. Inoltre sia il canale YouTube che l'autore ci hanno dato fiducia e quindi cominciamo ad applicarla sin da subito sul nostro conto reale. Cosa sarebbe successo? Per saperlo dobbiamo fare un backtest dal 25 luglio dell'anno scorso fino ad oggi e noi l'abbiamo fatto programmando la strategia con la Visual JForex e facendo il backtest nel passato con la JForex. Bene, questo è il risultato che abbiamo ottenuto applicando la strategia al cross euro-dollaro, di cui vedete l'andamento tracciato con linea grigia. Beh, purtroppo non c'è molto da dire. Se avessimo seguito la strategia saremmo andati incontro a perdite. L'equity, dopo un primo inizio in cui sembra promettere abbastanza bene, ha un forte crollo in cui vengono chiusi pochissimi trade in profitto. Osservando separatamente le operazioni di acquisto e vendita, vediamo che sul lato buy la strategia ha operato molto male, perdendo moltissime operazioni e seguendo fedelmente l'andamento del cross che è in costante ribasso. Mentre sul lato sell è andata, diciamo, un po' meglio, in quanto l'equity ha un andamento oscillatorio intorno a un valore medio. Ciò nonostante non si riesce a sfruttare l'andamento costantemente in discesa del cross. Ovviamente quando si lavora sul passato è sempre facile dire se una certa strategia è valida o meno. Il problema è che nessuno sa prevedere il futuro, per cui non è mai possibile dire con certezza se una certa strategia ci farà guadagnare o perdere. Tuttavia, come ho detto all'inizio del video, esiste uno strumento che può darci qualche indicazione, ovvero il backtest. Se prima di operare a mercato avessimo fatto un'analisi sui dati storici delle performance della strategia, ci saremmo accorti che anche nel passato i risultati non erano molto positivi. In questo grafico vi mostro un altro backtest, sempre svolto con lo stesso trading system, ma fatto a partire dal 25 luglio 2020, un anno prima di iniziare teoricamente ad utilizzare la strategia sui mercati. Diciamo che quantomeno la strategia nell'anno precedente perde poco e ha delle fasi in cui guadagna intervallate da fasi di perdita. Ma quanti di voi, sapendo i risultati ottenuti nel passato, l'avrebbero davvero applicata sul proprio conto con denaro reale? Ed è proprio su questo che voglio soffermarmi, per farvi di nuovo capire l'importanza del backtest. Fare un test sui dati storici sia manualmente che tramite un trading system, simulando le operazioni svolte nel passato su un periodo storico adeguatamente lungo e non 4 o 5 operazioni come si vede generalmente su YouTube, può davvero farci evitare di perdere dei soldi. Chiaramente un backtest con un equity che sale con regolarità non ci garantisce guadagni certi, ma sicuramente, visto il gran numero di strategie gratuite disponibili online, se ci troviamo di fronte ad un backtest perdente, ci conviene sicuramente abbandonare quella strategia e passare alla successiva. Il backtest è quindi un passaggio fondamentale che fa parte del lavoro del trader e che dobbiamo fare prima di operare sul mercato, e sia che si tratti del tempo utilizzato per simulare le operazioni manualmente o il tempo impiegato per sviluppare il trading system della strategia o
se non si è in grado, i soldi spesi per farlo sviluppare al proprio programmatore di fiducia non va considerato come uno spreco di tempo o denaro, ma piuttosto come un investimento necessario per poter operare con più confidenza e sicurezza, o nella peggiore delle ipotesi per non operare affatto per non perdere denaro. Ovviamente la possibilità di disporre del trading system della strategia ci permette, oltre a eseguire backtest molto velocemente e in modo affidabile, anche di poter fare delle ottimizzazioni, ovvero svolgere molteplici backtest in modo automatico, andando a variare di volta in volta il valore dei parametri principali della strategia, modificandone il comportamento, ma lasciandone però invariata la logica. Quello che vi sto mostrando è proprio uno dei risultati ottenuti tramite l'ottimizzazione della strategia vista poco fa, in cui ho variato semplicemente il tipo di media mobile e i relativi periodi e il rapporto tra profitto e perdita, ed infine ho ridotto l'operatività dalle 8 alle 20 in modo da lasciare il trading system attivo solo nelle ore in cui il cross euro-dollaro presenta maggior numero di scambi. Beh, guardando questa equity si capisce che poter disporre del trading system della strategia ci apre un'infinità di porte. Infatti, oltre a poter verificare le performance della strategia nel passato, è possibile verificare se esistono delle varianti migliori o se è possibile utilizzare la stessa strategia su strumenti finanziari diversi, consentendo con un unico programma di aumentare la diversificazione e ridurre il rischio. Bene ragazzi, con questo siamo al termine del video. Spero vi sia piaciuto e che sia riuscito a trasmettervi l'importanza di svolgere sempre un backtest accurato di ogni strategia prima di utilizzarla. Anche se può costare qualcosa in termini di tempo o denaro, può evitare di farci perdere davvero tanti soldi. Infine, per te che stai ancora guardando il video, come ho anticipato all'inizio, abbiamo preparato una sorpresa. Se stai applicando una strategia di trading manualmente, ma vuoi automatizzarla, oppure se vuoi comunque operare manualmente, ma vuoi essere più sicuro delle possibili performance, possiamo sviluppare il trading system ed eseguire il backtest della tua strategia. Se sei interessato, scrivici una mail o contattaci tramite la pagina dedicata sul nostro sito e se inserisci il codice che vedi ora sullo schermo ti faremo uno sconto del 20% sul costo di sviluppo del programma. Ti assicuro che con un investimento di poche decine di euro farai trading con più tranquillità e consapevolezza e magari eviterai anche di perdere del denaro. Per cui contattaci descrivendo la tua strategia, dopodiché la analizzeremo e ti risponderemo nel giro di pochi giorni. Chiaramente la riservatezza è assicurata al 100%. Bene, con questo è davvero tutto. Come sempre, se il video ti è piaciuto, ti chiedo di lasciare un bel like per supportarci e se non vuoi perderti i prossimi contenuti, iscriviti al canale e attiva la campanellina per ricevere la notifica non appena pubblicheremo il prossimo video. Inoltre non dimenticare di visitare il nostro sito all'indirizzo www.astrading.net e ricorda che per qualunque domanda o dubbio siamo sempre a disposizione. Con questo ti ringrazio per essere rimasto fino alla fine e ci vediamo al prossimo video. A presto!